Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ci divertiamo con una M decisamente cattiva. Oggi ragazzi, insieme al mio amico Simone di BMW Meeting Club Italia, siamo tornati al volante di una M. E che M? E che M, porca miseria. È una M con i grandissimi attributi, direi, Te che dici? Devo dire che l'M2 Competition era una macchina che aspettavo da diverso tempo di provare. Ho avuto modo di provare l'M2 standard ed ero curioso di vedere la differenza che BMW ha portato sulla Competition. Direi che questa differenza è abissale praticamente, vero? Direi di sì, perché qui va ben oltre il restyling. Molto oltre, io direi che la si potrebbe quasi considerare un M4 messa in lavatrice, no? Un pochino ristretta, vero? Praticamente sì, perché la differenza più grande della Competition sta proprio davanti a noi. Questo motore è veramente tanta roba. La differenza tra il vecchio N55, che era in monoturbo a 370 cavalli, e questo è enorme. Non tanto per la potenza, 40 cavalli in più e 50 Nm in più, ma per l'erogazione. Questo S55 è quello dell'M4 e M3, poi certo, lo stesso, appunto, con qualche cavallo in meno, 21 per la precisione. Eroga la potenza in un modo incredibile. Sì. Davvero incredibile. L'altra M2, questa molto più brusca, molto più cattiva, e quando guidi questa ti rendi conto che l'altra M2 è una macchina piuttosto docile, possiamo dire anche equilibrata. Questa sì, è più una macchina per gente che ha il manico e che vuole andare veramente ha il manico e che magari richiede quelle prestazioni in più che la precedente M2 non ti poteva oggettivamente dare, perché quel motore era molto equilibrato per quella macchina lì, ma le prestazioni non erano di certo il suo punto forte, né le prestazioni né l'elaborabilità, perché poi anche quella è una cosa importante per chi compra queste macchine, tanto girandoci poco intorno, tanto tutti ci si mette le mani, no? E quindi anche quella è una cosa importante. Malattia. E io devo ringraziare sia BMW Italia che Autoeuro Brandini, perché questa M2 Competition che mi hanno dato è manuale. È quella col cambio da donna, ragazzi, è quella col cambio da donna. Vediamo come si comporta, vediamo. Si comporta male, mi sembra, vero? La pedaliera è perfetta, volendo c'è anche la possibilità di far intervenire l'elettronica per fare i puntatacco automatici. Sì, il sistema REV è veramente tanta roba. Il puntatacco elettronico è molto utile, ti permette di velocizzare tanto la cambiata. Cioè, più che altro te quando vai veloce, ma veramente veloce, su un passo di montagna come questo, ti rendi conto che il REV è molto utile. La trovo un pochino più squilibrata rispetto all'M2 standard, e quindi sì, si comporta indubbiamente bene, però ci vuole un pochino più gli attributi quadrati per guidare questa su queste strade qui. Sì, perché anche su sta macchina i controlli spenti qui abbiamo un passo corto. Sì, molto corto, molto corto. E quando il posteriore parte, io posso confermarlo, l'ho guidata sulla pioggia e ho beccato anche una tempesta di neve. Per non farsi mancare niente. La parte è molto aggressiva, decisamente. E io l'ho provata sul bagnato al Mugello, ad un M-Track, con la scuola a guidare pilotare, corsi che
Mi scusa, mi sono un attimino bloccato ad un corso della guidare pilotare che consiglio a tutti di fare, sono corsi fantastici, e l'ho provato appunto a Mugello, però la versione DKC col bagnato. E come sai, il bagnato ha il pregio di accentuare quelli che sono i lati positivi e negativi di un'auto, no? Ti accorgi che l'M2 Competition, a mio avviso, e anche avviso di pareri un pochino più autorevoli di me, come l'istruttore che era in macchina con me, che il passo è un pochino troppo corto per questo motore, perché comunque questa macchina non è nata con questo motore e soprattutto questa coppia, no? Per quello si torna al discorso di prima, che trovo un po' più equilibrata l'M2 standard, sì, però sia chiaro, il motore di questa è pazzesco, cioè pazzesco, ma se non la sai portare ti accorgi che forse è anche troppo. Inizia a essere pericolosa. Sì. E soprattutto, cosa molto importante, io mi aspettavo che, avendo guidato la DKC, avendola trovata molto cattiva, mi aspettavo che la manuale fosse un'auto perfetta per abbracciarsi alla prima pianta, no? E invece paradossalmente mi sono ricreduto. Ora faccio un discorso e magari la gente non ci crederanno, però a mio avviso è così. Il DKC è un cambio, a parte che è il numero di marce che è maggiore rispetto al manuale, ma poi il bello di DKC, o in questo caso non tanto bello, che ti permette di tenere l'auto sempre ad alti giri per farla lavorare sempre in coppia, no? Esatto. Ok? Sempre tutta la potenza lì. Sempre tutta la potenza disponibile e sempre pronta. E questo è un lato estremamente positivo su un aspirato, no? Come la mia M3 V8, ti sei reso conto che il fatto di tenerla sempre su di giri, la differenza è grossa. È grossissima, sembra guidare un'altra macchina perché la sfrutti molto di più. In questo caso il fatto di avere sempre tanta più prontezza le permette di essere un pochino meno docile. Ecco, in questo caso, oltre contro ogni mia aspettativa, il manuale le permette di essere un pochino più docile grazie al ritardo, al lag che è il cambio. Riesci a sfruttarla un po' di più e anche un po' più in sicurezza. Hai quel ritardo di risposta di cambiata che ti permette la macchina di essere un pochino più prevedibile e un pochino meno scorbutica. Va contro ogni logica, però ora spiego il perché tanti ragazzi che conosco l'M2 Competition l'hanno comprata col cambio da donna. Ora lo capisco il perché, perché vedi, effettivamente c'è un motivo a tutto ciò, non l'avrei mai detto. È un giocattolino sta macchina. Cambio davvero manuale in una strada così, fighissimo. hai sempre il sorriso sulla faccia. Sì, è vero. È un motore incazzato. Mamma mia, è incazzatissimo, è incazzatissimo. E con sto manuale devo dire che le marce sono lunghe, molto lunghe, e sai cosa? A differenza di KC sembra che tiri sempre anche fino alla zona rossa, sì. Mentre di KC ti sembra che sia arrivata, qui sembra che tiri sempre anche quando arrivi alla zona rossa. E la differenza la sente anche soprattutto la vecchia M2, perché quella aveva solo una turbina, quindi due. Cacchio, spinge veramente tanto. Curve strette tutte in successione possiamo veramente goderci questo sterzo. Lo sterzo è veramente tanta roba. E anche la precisione negli inserimenti. Il fatto di avere il motore davanti dell'M4 con relativa barra dome in carbonio le permette di avere un anteriore totalmente diverso rispetto al precedente, ha la stessa incisività sull'anteriore che ha tuttora, insomma, l'M4, e davanti è cambiata tanto, davvero tanto. Quindi ti dirò, mentre l'M2 standard la preferivo assolutamente di KC, dovessi comprare un M2 Competition, e lo dico a bassa voce perché non vorrei fosse una cosa un po' troppo avventata, te tappati le orecchie, io l'M2 Competition la comprerei di KC. Aspetta, metto in folle che si sente. Ho già detto di KC, la comprerei di KC. Sì, tanta roba di KC. Sicuro. Ma ci vuoi fare schiaffare? No, si stava appannando tutto. E adesso? Catroia. Vai. Dove vado? Che non vedo. Cazzo il posto. Questa macchina la propone col cambio manuale, che è una cosa che ormai poche case automobilistiche fanno. E questo è un pregio, perché insomma bisogna dargliene atto. Qui ci siamo, il che vuol dire che BMW ci
ci tiene ai suoi appassionati, ai puristi. Sicuramente. Perché hanno messo il sound finto che viene riprodotto tramite le casse. Il motore è un bel motore. Sì, un bel con un motore. buon scarico si sente. Perché hanno fatto questa cosa? Non la concepisco. Io da appassionato preferisco tutta la vita un sound sincero, Sì. magari poco, che non abbia tanto sound, che non sia troppo urlante, però suo, genuino, Senza che avere dubbio. un sound esagerato che proviene dalle Sì. casse. Ora io questa cosa la posso capire sulla Iotto, no? Sulla Iotto si può capire perché chiaramente lì è un 1500, il sound non c'è. C'è il motore di un frullatore. Era un frullatore e quindi lì posso anche capire il perché il sound viene dalle casse. Però qui non ne vedo neanche bisogno, avrei preferito fare avrei voluto fare uno scarico un pochino più aperto magari ed evitare di mettere il sound dalle Era casse. una cosa che non era assolutamente necessaria. No, assolutamente. Purtroppo ogni volta che affondi sul gas lo senti che palese. Una volta che te ne accorgi è lì. È lì, sì, magari dopo un po' ci fa l'abitudine, sì, però effettivamente quest'auto, soprattutto il cambio manuale, va tanto incontro agli appassionati e Sì. ai puristi della guida e poi si sciupa su questo lato che in realtà è importantissimo, perché si sa che il sound è il nostro sangue, no? Per un appassionato è tutto. Altra nota di merito, assolutamente di merito, sull'M2 Competition è la possibilità di mettere come optional l'impianto frenante in performance, che è composto da un 400 mm con una pinza a 6 pompanti che finalmente rende merito a questa macchina. Sì, perché assolutamente. come si è sempre detto, purtroppo le M hanno il grande difetto di avere un impianto frenante sottodimensionato rispetto alle prestazioni che hanno, soprattutto quello di zompista, e questo impianto finalmente è proporzionato a questa macchina. Unico neo è che personalmente, dato che questo motore qui chiaramente è di serie, non è che è a scelta, che questo impianto secondo me deve essere di serie, assolutamente di serie. Tra M4 e M2 Competition, io penso che la mia scelta ricadrebbe su questa. Sì, Mi decisamente. accorgo che questa, pur avendo il motore dell'M4, questa ha un'impronta molto più sportiva e molto più cattiva, soprattutto da guidare a forte Sì. velocità. È più divertente e più sfruttabile, perché quello che si diceva prima della differenza del passo in realtà ha un difetto per quanto riguarda l'erogazione massima della potenza, però in compenso è molto più gestibile su strada, e quindi anche quello è un lato molto positivo. E per me su strada questa macchina è fantastica, ed è fantastica incredibilmente con questo cambio. L'hai detto! L'ho detto, e il cambio e il rev, perché il puntatacco elettronico è fantastico, aiuta tantissimo, è un binomio incredibile. Ottima anche per fare traversi, direi, È un Mamma giocattolino perfetto per Cioè, chiamare non lo traversi. so, mi hanno detto che si intraversa bene. Sì, me l'hanno detto anche a me, non l'ho mai visto di persona e mai sentito, però mi hanno detto che si intraversa bene. Molto bene, sì. Quindi nel complesso devo dire che qui BMW ha preso il meglio dall'M4 e l'ha portato su una macchina che, secondo il parere di molti, era una macchina che doveva essere fatta fin dall'inizio un po' più cattiva. C'è anche da dire che l'M2 quando è uscita, dai, la sua riuscita l'ha fatta alla fine, no? Sì. Comunque era dentro gli standard di quel livello lì, insomma, di quella A me categoria. infatti mi è piaciuta molto perché è una macchina molto equilibrata, mi ricordava un po' l'M346. Sì, sì. Sfruttabile e i giusti cavalli. E pochi fronzoli, cioè della Esatto. serie non ci sono, ma non perché sia un lato negativo sia chiaro, ma non c'erano le varie modalità di guida, l'assetto variabile, valvole negli scarichi, il tutto sull'M2 standard è un po' più genuino. Qui è più elaborato, ed è per questo che secondo me è più considerabile una piccola M4 che una grande M2. Ci vedo Sì, più qualcosa concordo. di più elaborato qui rispetto all'M2. La genuinità dell'M2 secondo me qui non ce n'è proprio di tanta. Sì, l'hanno proprio cambiata. L'hanno cambiata veramente tanto. Sicuramente meglio sotto un'enormità di fattori. Per me BMW comunque vada ha fatto un gran lavoro, senza ombra di dubbio un gran lavoro. Tanti esperti del settore hanno detto che questa, l'M2 Competition, ricorda un po' le vecchie M, quindi le M del passato, le M, diciamole così, gloriose. Sì. Te come ti rispecchi in questa affermazione? Io penso che con l'M2 Competition BMW ha creato una M che è degna di portare questa sigla. Secondo me la vecchia M2 reincarna bene il concetto che dici, perché è una macchina con i giusti cavalli, molto equilibrata, facile, divertente.
divertente da guidare. È molto stile M346. Esatto, ricorda molto l'M346 e partendo da questa base mi piace molto l'upgrade che ha fatto BMW rendendola molto più cattiva ma anche pericolosa al tempo stesso. Un'auto a bracciapiante, eh? Esatto. Perché devo ammettere che questa macchina guidarla con controlli spenti è una macchina pericolosa. Pericolosa. Però finché la strada è asciutta va tutto bene, eh? Finché asciutta va bene, se piove parcheggia. Sì. Non montate neanche termiche, ragazzi, eh? Lasciate perdere proprio, lasciatele in garage, punto e basta. Nel 2019 poter ancora apprezzare una piccola sportiva, trazione posteriore con cambio manuale non è una cosa da poco. No, assolutamente, condivido in pieno. È divertentissima. Volessi comprare un'auto per fare traversi, compriamo il M2 Competition, ho deciso. Quanto mi piace terminare i video così. Questa macchina è semplicemente fantastica. Grazie ancora a BMW Italia e Auto Eur Brandini per avercela concessa questa giornata in questa strada un po' di buche, però tanta roba. Tanta roba. Da rifarla d'estate, magari. D'estate ci torneremo. Sicuramente. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non ancora fatto. Vi ricordo anche che nella descrizione video qua sotto trovate il link al BMW Meeting Club Italia del buon Simone. E come sempre, grazie per la visione. Ciao ragazzi.